Da un lato Go Eleven è pronta ad accogliere Huertas, dall'altro Iannone vuole andare via, oppure viceversa, ma il senso è lo stesso. Nonostante Motocorsa abbia chiesto di poter avere Huertas anche solo per un anno, lasciando il suo cartellino comunque di proprietà di Aruba e lasciando ad Aruba anche i diritti d'immagine, sembra che Motocorsa sia meno ambita di Go Eleven per sistemare lo spagnolo e per lo spagnolo si delinei quella situazione lì. Se Aruba non fa Tremoto, chiaramente. Allo stesso tempo io ho dato la notizia di Iannone che vorrebbe andare in Yamaha perché lì prende i soldi invece di darli. Ma Dorna è contrarissima all'operazione. Dorna non vuole, ma perché non vuole? Guardate il video, che è incredibile da una parte, anche insomma, se dall'altra non sorprende. È una situazione sicuramente caldissima, ok? Guardate il video. Ciao da Mr. Helmet. Motocorsa è aperta nei confronti di Huertas. Chi non lo sarebbe? Huertas è il più grosso prospect della Supersport, ma alla fine nessuno capisce perché ci siano così tante differenze percepite fra due team, comunque clienti, no? Fra Motocorsa e Go Eleven, uno dei quali Motocorsa è sicuramente libero dal punto di vista della ricerca del pilota, perché sappiamo che con Rinaldi non sta andando affatto bene, ok? È vero che Go Eleven ha Iannone, che sta facendo benino, e invece Motocorsa ha Rinaldi, che sta andando male, ma Motocorsa è anche uno dei migliori team indipendenti, il team indipendente in carica, se non mi sbaglio, e con Bassani si giocava podi e vittorie. Però sembra che anche il fatto che Rinaldi si sia trovato male, vista la vicinanza anche fra Rinaldi e Aruba, Rinaldi non abbia proprio perorato per Huertas troppo la causa di motocross. E alla fine, ma credo che non saranno solo quelli i motivi, insomma, a motocorsa sia preferito il team piemontese Go Eleven di Ramello e Sacchetti, che insomma è un team che lavora molto bene e attualmente schiera Iannone. Ed è proprio Iannone il punto focale della situazione. Io a inizio stagione avevo detto che avrebbe pagato per correre e mi hanno dato del matto. Ok? L'avevo detto qui il 20 luglio. Avevo detto Iannone in Superbike, tutto bello, ma chi paga? Un po' di numeri, perché avevo spiegato anche che facile dare per fatto l'arrivo di Iannone in Superbike, per certi versi era così perché era fatta, l'avevamo anche già detto prima, ma è meno facile del previsto. Quanto guadagnerà? Dovrà portare soldi, perché se lo volessero davvero tutti sarebbe fatta. E invece no, non è che non lo volessero tutti, diciamo che c'era da pagare, ok? Quindi la situazione era quella. La firma non arrivava mai perché non si sistemavano le questioni finanziarie. Niente di che, niente di che. Qualche settimana fa abbiamo letto dichiarazioni in cui il pilota abruzzese dice che non vuole più pagare per correre, ma anzi vuole essere pagato. E quindi questa è una conferma di quello che avevamo detto inizio stagione. Yamaha è il posto giusto per non pagare e per prendere anche dei soldi. Ma attenzione, Dorna avrebbe dato lo stop, il divieto all'operazione Yamaha. Ok? Dorna, nella persona di Laviglia, Gregorio Laviglia, avrebbe detto: Iannone è un asset importante. Dico io, no? Come lo è stato Biaggi, come lo è stato Melandri, come lo è stato Hayden quando sono andati in Superbike. Capiamo i soldi e tutto, avrebbe detto Laviglia, ma non può andare in un team a fare dei quindicesimi posti, perché Yamaha attualmente questo fa, con qualche eccezione. Già abbiamo uno che si chiama Johnny Ray che è finito così. Iannone è importante e deve performare, per cui vedete voi come vi dovete organizzare, come dovete fare, ma cercate di tenerlo in Ducati o su una moto performante al top, perché a noi Iannone porta visibilità e ci serve davanti. Cordiali saluti, la via Gregorio, tipo una roba così, ecco, che poi è una moto competitiva, diciamocelo, o è la BMW ufficiale, ma in realtà sta andando solo con Topra, tutto sommato, oppure praticamente è una Ducati. Il che da un lato questa cosa di Gregorio Laviglia è una cosa brutta, perché una cosa brutta da sentire perché è una cosa molto politica, però dall'alto ha molto molto senso. E io Gregorio Laviglia lo capisco, cioè una persona come Laviglia che vuole bene alla Superbike, che vuole il bene del suo campionato,
ci credo che ha fatto una dichiarazione così, cioè Iannone deve fare spettacolo. Iannone è un asset, una risorsa importante della Superbike e deve essere messo nelle condizioni migliori e deve avere anche un trattamento, consentitemi, di riguardo, non che deve essere fatto vincere, ma che deve essere fatto correre nelle condizioni migliori possibili, come è stato impattato per Biaggi da parte dei Flammini, con Melandri e tutti gli altri big che portavano un'utenza generalista. Se ci pensate bene, quanta gente conosce, voglio dire, i piloti che ci sono attualmente in Superbike? Iannone è uno dei pochi nomi conosciuti anche da chi non seguiva la Superbike, non segue la Superbike. Cioè Iannone, come Melandri all'epoca quando c'era, come Biaggi, è uno dei big names, è un nome universale. Quindi Ducati gli avrebbe risposto: sì, Gregorio, come ti pare, ma qui ci sono ancora delle cose da sistemare dal punto di vista contrattuale. Ora, non so, ma è possibile che certi pagamenti non siano stati ancora completati, non sto dicendo che Iannone non vuole pagare, ecco. E quindi noi dobbiamo rientrare, va bene? Questi sono i rumors. E ovviamente per programmare un 2025 bisogna chiudere con certezza, insomma, sistemare tutte le cose per il 2024 dal punto di vista finanziario, no? Quindi Iannone è un asset di Dorna, ma ha un costo alto e Iannone ha anche delle pretese. E da un lato Aruba non si capisce perché se ne dovrebbe fare carico, visto che ha Bautista che per almeno per l'anno prossimo, che sarà l'ultimo anno, va bene, uscirà. Bulliga che è super promessa e poi Huertas da mettere, che non sa dove metterlo, addirittura deve fare tre moto, non lo sa. E dall'altro non si capisce perché Zambenedetti, che è il Dalligna della Superbike, dovrebbe garantire lui in Ducati la copertura finanziaria che Iannone richiede. Cioè, Iannone, voglio dire, io non ho informazioni certe, ok? Ma ci sono rumor che dicono che insomma, che i pagamenti che Iannone avrebbe dovuto portare non tanto a GoEleven, ma a Ducati tramite GoEleven, non sono ancora del tutto sistemati. Ok, sono chiaramente disponibili a smentite qualora Iannone decidesse di farsi intervistare. Ovviamente i pagamenti arriveranno, io ne sono super certo, però a fine stagione magari qualcuno vorrebbe che le cose fossero chiuse, no? Mi sembra il minimo. Quindi fino a quel momento lì la situazione è bloccata mentre il tempo passa, esattamente come era bloccata a inizio stagione, in cui l'accordo era certo, però questa firma non arrivava, non arrivava e non arrivava mai. Okay? Il tempo passa e quindi anche il rischio che Iannone vada via da Ducati dicendo che non è stato particolarmente aiutato tecnicamente o non è stato voluto, okay? E quindi cosa succede? Che praticamente, questo è chiaro perché poi è vero, perché Ducati non gli ha messo a disposizione tutto quello che voleva, gli ha messo un analista, di dati e poi ovviamente gli ha messo un sospensionista all-ins ufficiale tutto per lui, che detto fra noi costa sui 125.000 € l'anno. Oh, ragazzi, questi sono soldi, vanno pagati, però come abbiamo detto, queste cose appunto costano e oltre che per la fine di quest'anno, queste cose devono essere messe a budget, devono essere garantite, bisogna trovare i fondi e le garanzie soprattutto, perché i fondi si fa presto a dichiararli, ma poi bisogna dimostrare come le paghi certe cose, anche per l'anno prossimo. Vi rifaccio la sintesi perché è importante. Quando vedrete che si sblocca qualcosa e che arrivano le notizie della firma di Iannone, ecco bene, quello sarà il momento in cui finalmente sono arrivati i pagamenti per la fine del 2024 e almeno alcune garanzie sufficienti a iniziare tranquilli un 2025. È molto importante, ve lo ripeto, se non ci sono news è perché siamo nella stessa situazione di inizio stagione. Non arriva la firma, sì, non arrivano i soldi. Ok, nello stesso momento alcuni pesci più piccoli, ve lo voglio dire, nuotano intorno a Ducati. Ve ne faccio, ve ne dico uno. Redding ne vorrebbe una di Ducati. L'abbiamo detto nel video precedente del mercato. Ne vorrebbe una anche Cavalieri, che è seguito da Battistella. Quindi, voglio dire, è sicuramente un buon pilota, seguito da un buon manager, quindi un buon pilota seguito da un manager che sistema i suoi piloti, quindi non è, voglio dire, allo sbaraglio né tecnicamente né dal punto di vista manageriale. E poi c'è anche, questo l'abbiamo detto, Johnny Ray che vuole andare via da Yamaha, insomma, magari una Ducati la vorrebbe anche. Quindi immaginate uno di questi team, quindi GoEleven, Motocorsa, uno di questi team liberi, che ha una Ducati libera, ma non solo una Ducati libera, magari anche qualche altra, che gli prudono un po' le mani e che si è stufato di aspettare questi che fanno i balletti, questi che se la tirano, questi che le case, le factory che aspettano di sbloccare questo o quell'altro, si rompono le scatole, ok? Si stufano e decidono di smettere di fare i tappabuchi o di fare quello che aspetta quell'altro.
e quindi prende uno di questi 3. E poi dopo tanti saluti a tutti, a quelli che rimangono, no, anche se sono dei top rider, perché alla fine quando le serie non ci sono, non è che te le puoi inventare. La situazione sì, è infuocata, okay? Sì. Ciao da Mister Emmett e buon Ferragosto a tutti.